Il colore del salmone è fantastico, poi vabbè questo non è salmone selvaggio, è salmone addomesticato, no, a parte le battute, però il colore è fantastico, veramente molto 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 bello. E oggi faccio vedere una delle mie ricette preferite con il salmone, ovvero è una ricetta che si realizza in pochissimo, perché ci vogliono pochissimi minuti, e probabilmente non ci sarà quasi neanche una sorta di montaggio in questa ricetta perché è tutta dritta. Un pezzo di questo, in questo modo, diciamo, sono un paio di porzioni. Lo dividiamo a metà. Diciamo, ho fatto una metà un po' strana, nel senso questo qui è per un bambino, questo è per un adulto. Che la parte più grossa l'ho fatta più grossa, vabbè. Incidete la pelle. Lo so che è un lavoro che può sembrare fastidioso, ma in questo modo si evita quel fastidiosissimo effetto quando la pelle si ritira e comincia a piegare tutto. Coltello, se possibile, un coltello che taglia, fate delle incisioni. Se il pezzo come questo qui è un po' più grande ne fate 2-3. Poi le cose si imparano nei modi più disparati, no? Guardavo una puntata, non lo so, di una delle trasmissioni con Gordon Ramsay, che tra l'altro mi sta molto simpatico a me. E vedevo che faceva questa cosa qui e mi sono chiesto effettivamente il perché. Il perché ha un senso, cioè non è un vezzo da chef. Ci sono delle cose che sono vezzi da chef, perché la cottura viene naturalmente più uniforme. Ok, accendo il fuoco, metto un pochino d'olio e ci metto un paio di spicchi di aglio. Come si dice tecnicamente, lasciati in camicia. Non lo so se si dice tecnicamente in questo modo, però è bellino dire in camicia, no? Ora l'olio deve essere caldo, proprio deve essere caldo, deve avere belle bollicine intorno all'aglio, che a questo punto diventa una sorta di indicatore della temperatura. Quando cominciano ad esserci le bollicine, ci andiamo a mettere il salmone. L'olio sta cominciando a scoppiettare, ci vado a mettere il salmone dalla parte della pelle. E ora dovete assolutamente lasciarlo esattamente com'è. Se vi viene la smania, oddio, si attacca le cose, fatevela passare. Ora va lasciato lì. Così si preparano i pomodori. Pomodorini, divideteli a metà o in quattro, come volete. Intanto vi dico che il profumo è assolutamente straordinario. Ci sono cascato anch'io, l'ho detto prima, ma sono andato a toccarla anch'io. Allora, cosa importante, come vi piace a voi il salmone? Più cotto? Meno cotto? Decidete voi quanto tempo cucinarlo. Non è che posso essere io a dirvi mangiatelo così o mangiatelo così. Che vuol dire questa cosa qui? Che c'è un indicatore che è fortissimo, ve lo faccio vedere. Alzo un pochino, ora mi sto anche schizzando. Vedete il colore che sta cambiando? Più lasciate salire, quindi più vedrete cambiare il colore del salmone, più il salmone sarà cotto. Semplice, è una delle cose più semplici possibili. Io, per non stare da una parte e dall'altra, dico che mi piace una sorta di media cottura, però un po' quando è ancora rosa al centro mi piace un po' di più. Tutto però dipende da come volete voi e quanto tempo volete lasciarlo a cucinare. Una cosa che sicuramente vi consiglio di fare è lasciarlo far diventare quasi sbruciacchiata la pelle sotto, perché dopo a mangiarla diventa una cosa incredibile, di una bontà incredibile. Questo pezzo, che ovviamente è più piccolino, lo giro. Guardate il colore della pelle. È fantastico, è assolutamente fantastico. A questo punto, ma solo a questo punto, e fate attenzione perché schizzano i pomodorini. Un po' di sale. Il sale lo metto principalmente nei pomodorini e pochino sopra. Ci siamo. È un piatto che è di una velocità impressionante.
Pomodorini che si sono anche un po' caramellati, guardate che meraviglia. Che non so se metterlo da questa parte qui o questa parte qui. Quasi quasi lo tengo da questa parte qui che mi piace un pochino di più. Se volete qualche fiocco di sale. Piatto semplice, perché la realtà è che questo è un piatto semplice ma di un gusto straordinario. E ora non è che ve lo dimostro, vi dico com'è perché lo assaggio. Naturalmente tutti gli ingredienti anche di questa ricetta li trovate su www.casapappagallo.it e io vi dico com'è. Solo salmone ora, Si scioglie in bocca e poi si è creata una crosticina sopra che è la fine del mondo. Pomodoro, qui però, qui comincio a temere perché ho paura che questo pomodoro alla prenda un po' di tempo. Alla dico che devo mettere un fiocco di sale sopra, così nel frattempo non mi ustiono. E qualcuno dirà, ma perché non aspetti? Ingordigia pura. Ingordigia pure. No, davvero. Avete visto quanto ci è voluto? Veramente niente. Basta piccolissime accortezze e si fanno piatti che sono stellari. Alla prossima. Sono tornato indietro non perché voglio finire il salmone, perché ho paura che qualcuno me lo possa finire, che in realtà è vero, ma per dire una cosa, per farvi vedere una cosa. Questa è la pelle del salmone, che forse magari a qualcuno potrà dire, ma la pelle del salmone non si riesce a sentire, ma è croccante, è buona. Alla prossima.